Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, io sono tornata dal ritiro di yoga sciamanico, sono tutta intasata. C'ho raffreddore, un po' di bronchite, ho avuto la febbre, meraviglioso Mao. D'altronde, dopo le 7 iniziazioni, qualche cosa nel corpo doveva accadere, no? Sì, mi sono presa una bellissima influenza, bellissima influenza. È stato un ritiro incisivo, magnifico, straordinario, che ci vorrebbero un attimo 10 minuti di silenzio per farvi arrivare un qualcosa di quello che ho sperimentato. È troppo bello. Non so veramente che cosa devo dire rispetto a tutto questo. So che mi sto godendo il mio raffreddore, il mio intasamento, meraviglioso, e tutta la conoscenza, le iniziazioni che ho preso verranno, metteranno radici in tutto quello che andremo a fare. Ci saranno delle novità straordinarie, sorprendenti, stupende. Si è avviato qualcosa di grande, di veramente grande. E quindi lo portiamo avanti con disciplina, con perseveranza, con amore e tantissima passione. Quindi ragazze mie, ragazzi, grazie, grazie. Vi ho reso partecipi in alcuni momenti del ritiro, poi quando non parlavo più su Instagram perché veramente l'ho distrutto, cioè nel senso proprio morti finalmente e rinati. Quindi qualcosa c'è su Instagram, ho messo, mi devo ancora riprendere, cioè qua almeno una settimana di ripresa per ricentrarmi, per riportarmi nei mondi visibili. Ci vuole, infatti il raffreddore, l'influenza mi serve proprio a questo. Ragazze mie, ragazzi, io do il benvenuto alle tante ragazze e ragazzi nuovi immaginalisti che hanno fatto parte di questo splendido viaggio di ritiro di yoga sciamanico. E ho condiviso con voi, ragazze mie e ragazzi, dei momenti epici, unici. È stato qualcosa di dirompente. Grazie per tutto. Grazie, grazie, grazie. E quindi grazie per essere nella mia famiglia oggi, che poi si unisce alla famiglia del Sangha del drago fiammeggiante. E quindi grazie, 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 veramente grazie. Alle mie ragazze e ai miei ragazzi delle tantissime mail che mi sono arrivate, io in questa settimana non ho letto niente perché mi sono data a questo evento stratosferico e quindi piano piano leggerò tutto, mi devo riprendere ancora anche nel fare dei video per il canale, quindi sto un attimo così, magari tra mezz'ora sto una bomba e mi faccio 800 video, dirò. Sto preparando anche le masterclass per tutto, quindi c'è tanto di quel lavoro che ho detto Francesca, date una calmata prima, ok, rilassati, cosa che è molto difficile per me, lo sapete. Però va bene, faremo tutto e tutto sarà perfetto. Quindi quello che vi voglio dire è che tutto è narrazione, cioè quello che sto cercando di passarvi da tanto tempo, è che tutto è narrazione, come ti racconti le cose. Perché noi siamo sogno, noi siamo immagine, noi siamo il sogno più grande dell'anima e nulla è oggettivo, nulla è sostanziale. Anche l'immagine di nascita e di morte non sono reali. E quindi questo la mente non lo può comprendere perché la mente è una grande letteralizzatrice, cioè vede tutto come oggettivo, come sostanziale. E quindi per uscire fuori dalla mente ci vuole un altro strumento che non è la mente, è la fede. Anche in questo caso, no, di questo raffreddore, quando stavo scendendo con l'aereo, ho avuto una lama nell'orecchio, cioè non un mal d'orecchio, era una lama che mi aveva bloccato anche il pianto per quanto era doloroso. Sai la pressione, l'aereo, all'atterraggio. Una lama nell'orecchio che mi ha paralizzato. E dici, come lo prendi questo, Francesca? Come fai a vedere che non è reale? Io percepisco un'emozione di forte dolore e so che è una proiezione della mia anima affinché io possa sciogliere paure, resistenze e attaccamenti all'amore, al darsi, al sacrum facere. E allora mi sono data a questo dolore atroce dicendo ho fede in te, cioè senza, scusami, tossirò un po' perché qua sto ancora tra cose, insomma,
mi faccio la pentola, sai, i vapori, eh. Quindi mi sono affidata a quel dolore. E la mente razionale tende a prendere tutto alla lettera, no? Oggettivizza tutto. E la sua funzione è proprio quella di classificare, no? Producendo paura, producendo fissità, fissità. Invece psiche, psiche, è la madre delle immagini, cioè psiche proietta tutto quello che vivi. E tutto quello che vivi durante il giorno ha un unico scopo: ritrovare amore attraverso la proiezione delle tue paure, attaccamenti e resistenze, affinché tu le possa sciogliere. E come le vedi queste paure, attaccamenti e resistenze? Sotto forma di eventi, di sintomi che ti arrivano, di relazioni. E lo fa affinché tu possa vederli e trasmutarli. Affinché psiche possa dire, cioè tu, possa dire spengo il lume della ragione, come nel mito, e mi affido, ho fede e ritrovo amore. Mi spiego? Quello che chiamiamo malattia, quello che chiamiamo problema, è sempre un'immagine. Cioè, il lavoro non sta nell'eliminare l'immagine, non puoi, è un Dio, ma trasformarne il significato, dando una diversa narrazione. Capite che tutto quello che vivete è in base alla narrazione che vi siete raccontati fino a questo momento nella vita. Ok? Quindi ricordiamo sempre che il karma non sta negli eventi che ti accadono, non è quello il karma. Il karma è nel modo in cui ti relazioni a ciò che ti accade. Con quella responsabilità spirituale nel come rispondiamo a quello che ci accade. Allora rispondiamo con la paura e con le diagnosi, o rispondiamo con un'immaginazione attiva, un'offerta. Perché tutto quello che ci arriva come sintomi, malattie, eccetera, allora la tua mente, oggettivizzandole, le ripone nelle categorie diagnostiche. Ok? Quando invece tu cambi la narrazione, cioè quello che mi accade è un Dio, io mi do, allora tu non solo risolvi e cambi il risultato di quell'evento, ma acquisisci potere. Quindi anche nelle nostre letture, no? Quando incontriamo in una lettura delle carte che parlano di perdita, di malattia, di dolore, non dobbiamo oggettivizzare la cosa. Cioè, ma devi vedere l'evento come immagine che la psiche proietta affinché tu la possa vedere e trasfigurare. Ok? Cioè, questo sintomo, questa perdita è un'immagine che la tua anima mostra per essere trasformata. E allora la guardiamo insieme con i tarocchi. Evitate sempre le interpretazioni giudicanti e univoche, bene e male, giusto o sbagliato. Mi è venuto la lama nell'orecchio durante l'atterraggio. È male? No, è perfetto. Ok? Sto intasata da quando sono arrivata, ho avuto la febbre solo un giorno. È male? No, è perfetto. Allora, qual è la resistenza? La resistenza è il darmi a questa cosa, senza volerla controllare o definire, è il darmi. Poi ti devi curare, ok? Devi prendere le medicine, è chiaro? Le medicine, che siano naturali o che siano medicine tradizionali, devi prenderle nel momento in cui tu senti che devi prenderle, ok? Io mi sto prendendo cose naturali fino a quando lo sento, va bene? Ma qualsiasi medicina devi prendere, la medicina cos'è? Il rito. So che mi devo fare 3 volte al giorno la pentola con tipo l'aerosol, no? Con le oli essenziali, eccetera. E il rito è l'offerta, mi do, mi do, mi do. Quella è l'offerta del toro bianco, così come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 7, la malattia. E allora, ehm, ogni malattia, ogni sintomatologia è un potere che non è ancora utilizzato. Questo ci ha insegnato la maestra durante il ritiro. Proprio ci ha messo l'iniziazione su questo. È un potere non ancora espresso o che stai reprimendo. Attraverso il darsi a questa malattia o questo sintomo, tu attivi il potere. È chiaro? Quindi la straordinarietà dell'approccio immaginale e sciamanico è veramente incisiva e risolutiva per sempre. Perché tu immancabilmente, indissolubilmente,
irreversibilmente tu raggiungerai lo scopo, l'obiettivo che ti sei prefisso, l'obiettivo dell'anima. Ok, e quindi andiamo a fare oggi le nostre previsioni, dove abbiamo anche la luna nuova in Scorpione. Il cielo di novembre è questo, praticamente in questa settimana abbiamo, con questa luna in Scorpione, diversi pianeti in Scorpione, proprio la necessità di morire a una vecchia realtà e a un vecchio modus operandi di approcciare al problema, alle cose della vita. E allora, come vi ho detto anche nel cielo di novembre, con il video che abbiamo fatto il cielo di novembre, il cielo di novembre è un cielo straordinario per cavalcare quest'onda rivoluzionaria, spirituale, empirica, radicalmente empirica, spirituale, e passare al nuovo livello di consapevolezza, sciogliendo paure, resistenze e attaccamenti. È un cielo, questo di questa settimana, pieno di fede, pieno di mistero, di fede, di morte, di rinascita reale, dove il buio è la vera sostanza delle cose. Abbiamo Mercurio che entra in Scorpione il 19, è come se unisse, no, la parola e il silenzio, la mente all'anima. Ecco, questo Mercurio ci insegna a tacere le spiegazioni, a tacere le analisi. Mercurio e Scorpione, tacere le analisi, tacere l'analisi sugli eventi o su quello che ti accade e a respirare il non detto, a lasciare che il linguaggio diventi oracolo. E poi abbiamo Venere nello Scorpione. Aspetta, forse devo fare lo sternuto. Aspettate un attimo. No. Soffio più il naso, scusate ragazzi. Allora, perché mentre parlo c'ho tutti i pizzicori, no? E mo' è tutta energia, è tutto, non è dolore, anche se tossisco e sento una pressione al petto che prima avrei chiamato dolore, non è dolore, sta uscendo, si sta sciogliendo, sta uscendo, ok. Allora, che stavo dicendo? Venere Scorpione, sì. Dove stavo ragazzi? Ma no, aspetta, fammi soffiare il naso di nuovo, che casino. Allora, Venere nello Scorpione, no? Venere nello Scorpione, l'amore di Venere in Scorpione non è un amore romantico, è un amore iniziatico. Cioè, quando tu ti dai a un evento, a un raffreddore, a un sintomo, è il sacrum facere, è l'amore iniziatico. Cioè, non è dico, oh che bello, amore mio, il sintomo. No, no, è un amore iniziatico, mi do con tanto di barberelli. Cioè, mi spiego? Ci chiede questa Venere di spogliarci, di morire per rinascere veri, autentici. Noi siamo amore. E poi abbiamo Marte, che è in Sagittario adesso, e Marte è l'eroe che esce dagli inferi, cioè che torna proprio nel cielo, no? Con quella torcia accesa piena di fede, cioè è l'azione che nasce dalla visione, non dal controllo. Avremo l'impulso di Marte a fare azioni che nasce dalla visione per essere entrati nella profondità, nel darci al nostro problema, nel darci al nostro sintomo. E allora esce Marte, ok? Poi nei fondali qui del mare cosmico continuano ad esserci Giove, Saturno, Nettuno, entrambi retrogradi nei pesci, che ci richiamano un po' all'origine, no? Un po' a quel punto in cui tutto è perfetto. Come possiamo dire? Quel sogno profondo dell'anima che vuole radicarsi nella materia, ok? Infatti Aurobindo diceva che il nostro corpo non è, quello che tu vedi come corpo non è il vero corpo. Attraverso le pratiche tu realizzi il vero corpo, che è il corpo arcobaleno. Infatti Aurobindo diceva che
l'azione più grande dell'uomo è quella di raggiungere un corpo perfetto, la perfezione del corpo, che significa un corpo pieno di vitalità, pieno di forza e di consapevolezza, di questa grandiosità animica che si incarna nella materia. E tutto con la tua pratica lo riesci a fare. Con lo yoga sciamanico e con la psicologia immaginale tu lo fai. La perfezione del corpo. Che non è il bodybuilding, cioè per carità, però non è quello, è tutto un approccio diverso alla sacralità di ogni attimo che vivi. Questo è il sogno dell'anima, ok? E poi continuiamo ad avere Plutone in Acquario, che è proprio un vento antico, no? Che ti sussurra, Plutone è il pianeta più lontano, no? Che ti sussurra le rivoluzioni silenziose per coloro i quali, per quei cuori che sono pronti a liberarsi. E quindi sotto questi transiti ogni cosa diventa un rito. Non c'è più distinzione tra bene e male, tra la salute e malattia, tra la perdita e la grazia. Perché? Perché tutto è immagine. È entrata pure un'ape. Ah no, forse una mosca, non lo so. Bene. Comunque abbiamo qua gli spiriti che ci parlano. Tutto è immagine viva dell'anima che vuole guarire. Che non significa eliminare il problema, significa trasfigurarlo. Quindi se arriva il raffreddore, arriva la febbre, arriva la stanchezza, arriva qualsiasi cosa, è un invito, è un'opportunità. Sì, c'è il raffreddore, finalmente ho l'occasione per darmi. O sì, c'ho questo, ho l'occasione per darmi. Ok? Perché finalmente psiche, attraverso il raffreddore, qualsiasi altro sintomo o qualsiasi altra cosa, trova un modo per parlarti, per mostrarti dove ancora ti trattieni, dove ancora ti difendi, dove ancora non ti arrendi, dove ancora non ti affidi. Allora la mente, la grande letteralizzatrice che prende tutto alla lettera, prende tutto sul serio, cioè lo oggettivizza, lo incatena nella logica, facendoci stare nello psicopenitenziario. Ti dice questo è un male, questo è un bene, questo è giusto, questo è sbagliato, ma psiche non vuole capire, vuole amare, vuole darsi, questo è amare. E allora dobbiamo, come vuole fare la nostra anima, spegnere il lume della ragione, quello che psiche accende per vedere il dio amore, no? Quella notte, per vedere se davvero gli dormiva accanto il più bello di tutti gli dei. Oh. Allora dobbiamo spegnere il lume della ragione e ci consegniamo, ci affidiamo al mistero. Scendere negli inferi per morire alla vecchia realtà, per morire al senso dell'io e ritrovare la fede. E lì, nel buio, incontra il suo amore. Nella fede, nel darsi, incontra l'amore. Lo sente, non lo spiega, lo riconosce. È proprio in quel riconoscimento che avviene la resurrezione. E questo lo facciamo quotidianamente con tutto quello che ci accade. Risorgiamo a pezzettini, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Quindi questa settimana mettiamo ancora di più l'attenzione sul fatto che ogni evento sarà un'immagine inviata dall'amore stesso. Non chiederti perché accade qualcosa, ma datti chiedendoti a cos'è che mi stai invitando, amore, o evento che mi accade, o sintomo, o malattia. A cos'è che mi stai invitando? Ho fede in te, non ti aspettare una risposta verbale. Puoi avere delle sensazioni, puoi avere delle immagini. Ho fede in te. Non cercare il significato, perché ogni ostacolo è una soglia, ogni ritardo è un'iniziazione, ogni lacrima è un'offerta sull'altare del tuo sacrum facere. D'accordo? Ok. Ok. Ecco. Ma io mi do. Facciamo agire questo Marte in Sagittario, che è proprio il fuoco, che è proprio Ares. Noi dobbiamo lottare con le nostre stesse resistenze al darci a quello che ci accade. Non fuori, fuori non esiste niente. Dobbiamo lottare contro le nostre stesse resistenze a darci a ciò che ci accade. Ho fede in te, ok? Ho fede in te. E questo è il senso di tutto, ragazze mie, ragazzi. Questo ti fa cambiare la narrazione, che è tutto. Perché ciò che ti racconti che succede,
ciò che ti sei raccontata per tutta la vita che ti succede, ciò che ti sei raccontata per eoni, eoni, miliardi di vite che ti succede sempre la stessa cosa. Adesso spegniamo il lume della ragione e amiamo nel mistero. È qui che avviene la resurrezione. Allora, ragazze mie e ragazzi, tenendo fede a questo, mettiamo due varianti. Quale mettiamo, ragazze? Ecco, scusatemi. Quale mettiamo? Allora, non lo so, sto un po'. Dai, mettiamo questo. Mettiamoci questi. Uno. Mettiamoci questi, dai, che vi piacciono tanto questi. Ok. Allora, ragazze mie e ragazzi, sotto all'info box, lo dico per le nuove ragazze immaginaliste e immaginalisti che si sono unite alla nostra famiglia, trovate sotto l'info box la timeline di ogni mazzo, ok? Potete sentirle anche tutte e due come fosse proprio un messaggio unico per te in questa settimana, oppure soltanto una, va bene? Lasciati proprio ispirare, non letteralizzare, ascolta col sentire, senti le emozioni e segui le emozioni, va bene? Ok, il primo o il secondo, scegliete. E partiamo dal primo. Allora, mettiamo il teatro degli eventi, come l'abbiamo fatto anche la scorsa settimana. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu possa avere bellezza, gioia e prosperità. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Allora, 3 carte sulla cornice della settimana. Qual è lo spirito che apre la tua settimana? Qual è lo spirito che apre la settimana? Qual è la prova o l'ostacolo che devi superare in questa settimana? Cioè, qual è la sfida, no? Nelle immagini che ti accadranno, cioè negli eventi, qual è? Di che natura è? Com'è? Vediamo. Qual è il dono nascosto che ricevi superata la prova in questa settimana? Poi, il teatro degli eventi. Cosa accade nell'ambito lavorativo? Come si muove l'energia nell'ambito lavorativo? Come si muove l'energia nell'ambito familiare? Come si muove l'energia nell'ambito delle amicizie e relazioni sociali? Andiamo a vedere la forza interiore che emergerà in te in questa settimana, Psiche, no? Con quale forza Psiche si darà? Vediamo, qual è la forza interiore che emerge? Psiche, la parte inconscia che emergerà. Poi, la salute, cioè il corpo come messaggero. E poi quali sono le energie collettive, ossia ciò che influisce a livello cosmico. Ok, ragazze e miei ragazzi, facciamo un bel respiro. Cosa accadrà in questa settimana? Allora, andiamo a vedere prima di tutto lo spirito che apre la settimana, qual è? Qua abbiamo un cavaliere di denari, guarda, è la voce dell'anima che ti dice non correre, ma non fermarti. Cioè il cavallo di denari è colui che semina senza fretta, che onora la terra e il ritmo delle stagioni. Cioè in una settimana dominata dallo Scorpione, no? Ecco, il cavallo di denari ti insegna il potere della pazienza sacra, cioè
portare avanti un sogno, portare avanti un progetto, portare avanti un amore, non con l'ansia del risultato, ma con la fede di chi sa che ogni seme ha i suoi tempi per germogliare. È la psiche qua che dopo tanto aver immaginato vuole costruire, cioè vuole rendere concreto l'amore, il lavoro, la missione, cioè è il primo passo per incarnare, no? Mi direbbe un mio amico, lento ma veloce. Non mi fate ridere, ragazzi. Lento ma veloce, se no lo tossisco tutto. Ok? Andiamo a vedere qual è l'ostacolo o la prova in questa settimana da superare, no? L'imperatore, l'ostacolone per eccellenza. Allora, l'immagine che psiche o psiche, che è anima, che proietta in questa settimana come ostacolo in quello che vivrai è il controllo. Chiarissimo, semplicissimo, 10 e lode. Cioè, il voler controllare gli eventi, il volere il potere sugli eventi che accadono, il cercare di analizzare con la mente razionale gli eventi. Questa è la prova all'ostacolo. Anche il bisogno di essere forti, no? L'imperatore qua vuole ordine, vuole dominio, vuole sicurezza, eppure proprio questo bisogno diventa una gabbia, una trappola. Con tutti i pianeti che abbiamo in Scorpione, questa figura dell'imperatore interiore tua, la figura maschile dell'imperatore tuo è dentro, ti invita a sciogliere la tensione tra il dover fare bene a tutti i costi, del mantenere tutto sotto controllo, all'affidarti. Questa è una proiezione che mostra la tua paura di crollare, la tua paura di lasciarti andare. Ma il vero potere, ragazza mia, il ragazzo mio, non è nel dominio, è nel coraggio di deporre la corona e dire mi affido. Quando Psiche spegne il lume della ragione, l'imperatore si inginocchia davanti all'amore. E allora, da tiranno che è la mente è un tiranno e la mente è l'unico nemico, no? Si trasforma in un re saggio. Quindi, da tiranno che era, tu metti la tua mente al servizio dell'anima. Se ti dai, ok? E vediamo qual è il dono nascosto che ricevi. È l'8 di coppe. La benedizione del distacco. La benedizione del distacco, cioè vedere tutto ciò che rappresenta un distacco, una perdita, una separazione come il tuo più potente alleato, tanto da farti ricreare un mondo a nuova immagine e somiglianza della tua mente risvegliata. Questa è la carta dell'anima che si alza un po' dal tavolo delle vecchie abitudini e cammina verso la verità del cuore, con questo approccio qui. L'8 di coppe ti insegna a lasciare andare tutto ciò che ti tiene legata o legato ai ruoli del passato, il ruolo che hai avuto, i doveri del passato, i rapporti che non nutrono più la tua anima. Cioè è il cammino di psiche, di psiche dell'anima che, spenta la luce della ragione, cammina nel buio della fede. Questa carta ti dice è la resa che guarisce, è la resa che manifesta. Ok. Andiamo a vedere adesso il teatro degli eventi. Qui sono gli spiriti, il teatro degli eventi. Andiamo a vedere nel lavoro cosa accade. E qui abbiamo un bellissimo 4 di bastoni. Io vedo che il lavoro in questa settimana ti chiama alla celebrazione, ti vedo festeggiare per qualcosa nel lavoro. Essere entusiasta, perché questa carta parla di risultati concreti, ma anche di stabilità interiore però, cioè io vedo qua che è possibile che alcuni di voi facciano o abbiano una collaborazione con qualcuno che trovi un certo equilibrio, oppure un progetto che torna a scorrere con armonia. Sai perché? Perché il 4 di bastoni è un po' come la casa che viene costruita dopo il cantiere, no? Cioè è la gioia dopo la fatica. È il momento di riconoscere i tuoi progressi qua, mi dice questa carta, di festeggiarli. Vedo festeggiamento, la necessità di riconoscere i tuoi progressi fatti fino a questo momento.
Qua mi dice che la gratitudine in questo ambito, in questa settimana, sarà un atto creativo, cioè ti ispirerà a essere grata. Il fatto che tu sia grata o grato in questa settimana nel tuo lavoro, nelle cose pratiche, di qualcosa che accade, sarà una spinta creativa per le cose successive. Ok? Vediamo in famiglia, nei rapporti più vicini, no? E qua abbiamo un re di denari, una stessa molto bella comunque. Abbiamo un re di denari che mi dice che nelle relazioni più intime c'è un'energia di protezione e di concretezza. Cosa voglio dire? È possibile molti di voi abbiate qualcuno vicino a te, che assume un ruolo del saggio, della persona custode, no? Qualcuno che ti protegge, del saggio custode. Oppure la tua stessa energia interna che assume il ruolo del saggio custode. Cioè il re di denari qua è chi costruisce sicurezza e calore. Io vedo che qua ci sarà molto più equilibrio nelle dinamiche familiari. Al contempo ci potrebbe anche essere la necessità di rivedere dove magari ti stai caricando troppo sulle spalle, ok? Perché ti dico questo? Perché ricordati che la vera stabilità nasce dal cuore, non dal controllo, va bene? Vediamo nelle amicizie, nelle comunità. Bellissimo, qua abbiamo un paggio di denari, molta concretezza c'è in questa settimana, l'anima che si concretizza, come ti ho detto nella prima parte. E vedo nuove amicizie con le quali ti confronterai proprio a livello pratico, ci sarà una crescita nelle amicizie, nelle comunità, nelle persone con cui ti confronti, c'è crescita. E, il paggio di denari è il giovane che torna a studiare la vita, no? A studiare la vita, che osserva, che impara, che si apre. Io vedo che qua può arrivare una nuova persona, oppure c'è un nuovo incontro nelle amicizie o nelle comunità che ti porta ispirazione concreta nel fare delle cose. Ispirazione, una persona, un nuovo incontro, qualcuno che ti porta ispirazione, un nuovo incontro per molti di voi. Sì. Cioè io qua vedo che le relazioni nelle amicizie diventano proprio degli specchi pratici, degli insegnanti diventano le relazioni in questi giorni. E questa carta è un invito a non isolarti, a restare nel mondo, però con leggerezza, con meraviglia, come se fossi appena rinata o rinato. Va bene? Sì. Ok, vediamo adesso la psiche, cosa arde dentro di te? Quale forza interiore si risveglia? Wow, una bomba, l'otto di bastoni, c'è un'energia dirompente dentro di te, eh? Energia dirompente. Questo è il fuoco che si risveglia, eh? Il fuoco della Kundalini, il fuoco del Dumo. Perché l'otto di bastoni è proprio una spinta vitale, cioè la comunicazione che fluisce e la tua intuizione che arriva all'improvviso. Ti vedo attivo. Eh, è come se la psiche, dopo delle settimane di profondità che ha vissuto, anche una certa lentezza, ora accelera. Io qua vedo che probabilmente riceverai dei messaggi, dei sogni, delle sincronicità, ok? Che ti guidano rapidamente verso la tua direzione, dove devi andare, perché ti sei affidata o affidato, non vuoi, smetti di controllare e ti affidi, mi spiego? Cioè, segui i segni e le sincronicità che ci saranno in questa settimana senza voler capire. Lasciati condurre perché è il tuo amante mistico, la sposa sotterranea o invisibile che ti sta conducendo. Ma già lo vedo che lo senti. Ok. Vediamo la salute. Ok. Wow! Il mondo, successo! Successo, il mondo, bellissimo. Il mondo come carta nel corpo del corpo è la riconciliazione degli opposti. Eh, mm, cioè è come se il corpo finalmente trovasse la sua forma compiuta un po', no? E io vedo qua in armonia il corpo tra spirito e materia. Vedo che, per esempio, anche la malattia o il raffreddore diventano parte del tutto. Cioè, e questa è la consapevolezza che la guarigione non è separata dalla vita, che la sintomatologia o la problematica non è separata dalla vita, ma fa parte della vita. Ok?
Cioè, il corpo qua ti dice io sono il tuo tempio e anche il tuo oracolo. Cosa vuol dire che il corpo ti dice sono il tuo oracolo? Che ascoltando i segni del corpo, affidandoti ai messaggi del corpo, tu vai verso la giusta direzione. Quando, scusami, nel mio caso il raffreddore, lo vedi come un alleato che sta risvegliando un potere e non come un nemico che ti sta togliendo qualcosa, la psiche accelera, l'energia Kundalini accelera perché tu lasci che l'energia fluisca alleandoti e non volendola controllare, e allora il corpo diventa il tuo più grande oracolo, la tua più grande forza, il tuo più grande magnetismo. Ehm, Perché ogni messaggio del corpo è la porta sacra. Ok, vediamo le energie collettive. Il collettivo è un po' stanco, c'è un 9 di bastoni qua. Il mondo intorno a te lo vedrai stanco, resistente anche, cioè questa carta parla dell'umanità che lotta ancora tra paura e fede. Vedrai chi si difende, vedrai chi si chiude, vedrai chi teme la trasformazione in questi giorni, ma, 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 tu che hai già spento il lume della ragione, hai la straordinaria opportunità in questi giorni di essere luce per gli altri. Sarai la guardiana o il guardiano del fuoco che non si spegne. Ti dice questa carta, in questa settimana non serve convincere nessuno, basta essere presenza, basta restare in piedi nel tuo cuore e sarai luce per gli altri. Ok? Wow, che stesona ragazze e ragazzi. Sai che cosa vedo da questa stesa? Che questa settimana è proprio un inno alla fedeltà a te stessa o a te stesso. Cioè qua lo spirito ti invita a incarnare, a incarnare. L'imperatore ti mostra dove hai ancora il controllo da lasciare andare. E l'otto di coppe ti libera. Nel lavoro vedo stabilità, nella famiglia presenza, nelle amicizie dei nuovi semi, nella psiche tanto movimento, nel corpo un ciclo che si chiude e ti dà nuova linfa, e nel collettivo vedo la forza di resistere tutti insieme. Questa è proprio psiche che scende negli inferi, spegne il lume della ragione e dice mi affido, non cerco di capire, scelgo di amare, cioè mi do. E così, passo dopo passo, l'amore si fa reale, concreto, vivo in tutto ciò che vivi. Wow, mondiale, bellissimo, bellissimo. Vediamo cosa ti dice lo sciamano. Anzi, lo volevo fare già prima, mi stava buttando l'occhio sull'imperatore perché voglio mettere una specifica. Aspetta. Sempre sull'ostacolo con l'imperatore. Perché questa è la prova che vedrete in ciò che vivrete, no? In tutti gli ambiti. Sull'imperatore, perché l'imperatore è una specifica sull'ostacolo, la prova. Il 7 di coppe. Potreste avere tante cose che emozionalmente in questa settimana vi attraggono emozionalmente, diverse opzioni, diverse cose da fare. È come se voleste fare tutto insieme, voleste avere il controllo su tutto. Affidati, non sei tu a decidere. Affidati, non sei tu a decidere. Affidati momento per momento, lento ma costante.
Può esserci un po' di confusione su questo, no? Cos'altro? La torre. Beh, è chiaro. Il 9 di denari. Per realizzare la tua autonomia in tutto, psicofisica, economica, lavorativa, per realizzare la tua autonomia in tutto, ti troverai a che fare con delle resistenze che hai già vissuto nel passato. Resistenze per vari motivi, cioè nel senso diverse immagini che hai potuto vivere nella tua vita dove hai cercato di analizzare, di controllare, di fare più cose contemporaneamente, dove ti portava l'emotività, ma non tutto è reale, non tutti sono sogni tuoi veramente, alcuni sogni sono della mente. Cioè, quello che tu potresti percepire in questa settimana è di volere alcune cose. Alcune di quelle cose sono illusorie totalmente perché fanno parte della mente. Tipo, voglio diventare in un certo modo perché così la società mi vuole performante, devo diventare secondo quel modello che mi propina la propaganda. No, distruggi questa roba qua, perché l'hai già fatto in passato e ogni volta non è andato bene. Non ha dato realizzazione al tuo vero essere. Mi spiego? Ok. Ci sono delle cose quindi che crolleranno, dei sogni che non sono sogni reali, che crolleranno grazie al fatto che ti abbandonerai, ti lascerai andare, avrai fede negli eventi, senza volerli dominare o controllare. Questo porterà alla tua realizzazione, in tutti gli ambiti, va bene? Voglio vedere sul dono che ricevi con l'otto di coppe. L'imperatore, cioè, non ci credo, vabbè, dai, stupendo. Cioè, non è più il controllo della mente, è essere sovrani del proprio regno interiore. L'otto di coppe sono le emozioni. Facendo questo, il dono che ricevi è la sovranità del tuo regno interiore, con il distacco consapevole da vecchi ruoli, vecchie abitudini, vecchi modus operandi della vita, vecchi modi di amare, vecchi modi di vedere la realtà, gli eventi che ti capitano. Il vero sovrano interiore diventi. Va bene? Ok, adesso posso mettere lo sciamano. Volevo giusto appunto. Sì. Vediamo cosa ci dice lo sciamano. Il tuono è una carta memorabile questa, è l'otto di bastoni nella psiche questo tuono. Sentirai un'energia in te dirompente, va bene? Un'energia in te dirompente. Usala per cavalcare l'onda emotiva e non per controllarla. Lasciati portare. Un'energia in te dirompente, il tuono. Cioè, grandi cose stanno per accadere nella tua vita a partire da questa settimana, grazie alla regalità interiore che andrai a manifestare. Ok? Vediamo un'altra carta. Manifestazione istantanea, ce l'ho appena detto! L'ho appena detto, manifestazione istantanea, l'ho appena detto. Anima e mente che lavorano insieme creano un sogno nel cuore, non hai nulla da perdere, porti con te il sogno. La tua intenzione è pura, sii pronto a ricevere. Io ti faccio un applauso, come sono stratofericamente felice quando vedo questi risultati che sono conformi alla pratica che state facendo, che vi sta dando risultati straordinari. La pratica dei 21 giorni la trovate qua sotto, ragazze mie, all'info box. Ok? Yoga sciamanico, tarologia immaginale, pratiche, profondo amore, passione e disciplina, manifestazioni istantanee. Queste settimane avrete dei successi strepitosi. Ok? Non ho letto le mail che mi sono arrivate la settimana scorsa ancora, perché ho già visto successo, in questa settimana ho letto in oggetto, ma non ho letto, non ho aperto perché ero in ritiro di yoga sciamanico. Quindi, detto questo, ragazze e miei ragazzi, adesso andiamo a vedere l'amore per te in questa settimana. Allora, andiamo a fare una struttura a 7 carte, sia che tu abbia già una persona nel cuore o che non ci sia nessuno. Andiamo a vedere quali sono le possibilità in questa settimana. Allora,
Guardatevi sempre il vostro segno zodiacale che è uscito per il mese di novembre, ragazze mie, ok ragazzi? Lo trovate nella playlist novembre 2025, perché vi applico anche i transiti a ogni segno zodiacale, ok? Allora, vediamo, prima carta, la tua energia attuale nell'amore, la tua energia attuale nell'amore. Cosa desidera davvero la tua anima? Cosa vuole il tuo cuore veramente? Cosa vuole il tuo cuore veramente in questi giorni? Qual è l'ostacolo, la ferita, la paura da trasformare? Cos'è che ti blocca? Cosa o chi sta arrivando verso di te in questi giorni? Qual è l'energia, la persona o l'esperienza nuova che sta entrando nella tua vita amorosa in questi giorni? Che cos'è che devi lasciare andare? Quale attaccamento, credenza? Qual è la trasformazione in atto? Che cos'è che l'esperienza dell'amore ti sta insegnando? La metamorfosi interiore in atto. E vediamo qual è la benedizione dell'amante mistico, cioè la visione più alta, no, dell'esperienza che stai vivendo in ambito relazionale, sentimentale. Vediamo. Allora, anche qui facciamo un respiro. Cosa accade nell'amore in questa settimana? Allora, vediamo l'energia del presente per te. Qua io vedo che ci sei piena di vita o pieno di vita, l'asso di bastoni è l'energia erotica che si risveglia in te. Vedo che stai attirando delle nuove opportunità, opportunità nuove, asso di bastoni, la voglia di iniziare qualcosa di nuovo, questa è un'energia dentro di te che ti spinge proprio a muoverti, a creare. Cioè, come se il tuo cuore dicesse adesso voglio ardere, voglio mettere in gioco tutto ciò che posso dare. Cioè, io ti vedo molto felice, contenta, è uno stato di entusiasmo, di desiderio, di voglia di azione. Questo è un fuoco da accendere con saggezza, cioè non bruciare tutto subito. Lascia che questa scintilla diventi il seme del cambiamento relazionale, di come ti vuoi relazionare all'altro, chiunque l'altro sia. Perché questa è l'energia della Kundalini che muove dentro di te, l'energia erotica, no? Ok. Cosa desidera davvero la tua anima? Accipicchia, confronto, vuole fuoco, 5 di bastoni. Qua vedo un fuoco interiore che vuole emergere, che vuole competere con le sue stesse paure, i tuoi vecchi schemi di relazionarti all'altro. Cioè, vedo qui quello che vuole la tua anima in questi giorni, in queste settimane, la voglia del confronto, anche acceso, ok? Perché lì viene, tu puoi dissolvere paure, attaccamenti e resistenze all'amore vero. Quindi può esserci anche un litigio, anche una, ok? Anche una discussione. Questo la tua anima vuole. Un emergere, anche una discussione, vuole questo. Quindi se dovesse succedere delle discussioni o delle agitazioni, ok? La tua anima lo vuole. Sappi che perché lo vuole l'anima, affinché tu possa forgiare un tuo talento, un'arma spirituale, un confronto con le tue stesse paure. Ricordati che l'altro sei sempre tu, è un'immagine della tua anima affinché tu possa sciogliere paure, resistenze e attaccamenti. Quindi la tua anima vuole ardore, sfida, qualcosa che la scuota, che la faccia sentire viva, no? Qua la tua anima vuole l'amore che ti fa crescere. Anche se questo farti crescere significa affrontare prove, tensioni, scontri necessari per capire cosa conta davvero. Va bene? Vediamo qual è l'ostacolo o la ferita che emergerà, no? 5 di spade, ho ragione io, hai ragione tu. Chiamo io, chiami tu. Vabbè. Allora, l'ostacolo, il 5 di spade. Autoinganni, autosabotaggi, vedere che l'altro, la mente ti fa credere che l'altro è una persona da dominare, ho ragione io, ok? No, l'inganno della mente qua. Potrebbe esserci mancanza di fiducia, di gelosia, rancore, oppure l'eco di ferite passate che ti confondono. Cioè, la carta ti dice non combattere contro l'altro, che l'altro è una proiezione. Cioè, se tu sei sporca di sugo, no? Ok? E ti guardi allo specchio, non è che pulisci lo specchio. Mi spiego?
Lo specchio ti serve a guardare dove stai sporca tu. Cioè, un esempio maccheronico per farti capire questo. Perché è come se la mente avesse paura di perdere, va bene? Di dare ragione al cuore. La trasformazione qua avviene quando scegli di non restare prigioniera o prigioniero di vecchie battaglie. Riporta tutto all'interno, va bene? Ok. Perché c'è questo fuoco che vuole emergere, che sta facendo pulizia, no? Quindi anche se non stai con nessuno, ti può fare conoscere una persona, oppure ti viene in mente quello là, e allora ti vengono tensioni e cose. Bene, confrontati, cioè, confrontati, ok? Vediamo cos'è che devi lasciare andare. No, questo era cosa, chi arriva verso di te, scusami. Allora, questa è una bellissima carta del tre di denari, devo dire la verità, guarda, il tre di denari mi parla di qualcosa di concreto, di collaborativo. Qua vedo che può essere o una persona, oppure un incontro, o un'energia a cui arriva che porta crescita, che porta costruzione. Questa è l'energia di qualcuno con il quale co-creare, cioè imparare insieme, di portare armonia nella relazione insieme. Questo è il progetto, no? Il tridenari è il progetto che crea la struttura, è un po' il cantiere dell'amore che nasce nella pratica quotidiana, no? Facciamo questo, facciamo quest'altro. Mi spiego? Nella cooperazione, nella stima reciproca, va bene? Sì. Quindi ci possono essere confronti su questo, vecchi eco di vecchie battaglie che emergono per la costruzione, no? Per la vera costruzione è necessario trasfigurare queste vecchie battaglie. Ok. Come le trasfiguri? Portando l'esperienza che fai con l'altra persona al di là del bene e del male. Cioè, è perfetta, né male né bene. Ok? Vabbè, tanto lo sapete già. Vediamo cos'è che devi lasciare andare adesso, sì. Il 3 di bastoni. Allora, uscire dalla zona comfort. Cioè, sia attiva, attivo. Va bene? Sia attivo, non aspettare che le cose arrivino dall'esterno, cioè sia attivo. Questo è il desiderio di pianificare, di guardare lontano, di aprirsi al mondo senza restare chiusa nel porto sicuro. Questo mi dice, esci dal porto sicuro. Esci dal porto sicuro, perché di sicuro non esiste niente. Non puoi controllare niente. Non possiamo avere l'ardire della mente razionale di avere un potere sugli eventi che accadranno. Niente. L'unica cosa è affidarsi al mistero. Esci dal porto sicuro. Lascia andare le paure, lascia andare le rigidità, lascia andare i vecchi attaccamenti e in questo modo l'orizzonte dell'amore si allarga. Ok. Qual è la trasformazione in atto che sta avvenendo? Guarda quanti 5, 5, 5, 5. Vi ricordate sul podcast che vi ho fatto dei numeri? 5, 5, 5. Bene. È il grande cambiamento con questa energia kundalinica che emerge. Il grande cambiamento di relazionarsi all'altro, di relazionarsi agli eventi. Quindi, questo 5 di coppe cosa mi rappresenta? Qualcosa che ti deluderà, qualcosa che ti dà dolce tristezza, ti dà dolce malinconia, è l'amore che ti insegna a riconoscere ciò che non serve più e a camminare verso ciò che è vero. Cioè, provi disagio in qualche cosa riguardante le relazioni o l'amore in questi giorni? Bene, stai nel disagio. Stai nel disagio, non evitare il disagio, non cercare di analizzare il disagio, non cercare di vedere se è vittima o carnefice del disagio, non c'è. Stai nel disagio, stai nel disagio. E quello ti darà una forza sovraumana. Psiche, l'anima, trasformerà il dolore in saggezza e presenza e in potenza. Ok?
Questa è la trasformazione in atto, non più evitare il disagio, ma starci dentro, ma non da vittima, da mago, ok? Perché se stai nel disagio costantemente, se sei stata nel disagio, sei stata nel disagio costantemente, tutte a me mi sono successe, ma no, bla 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 bla, ok. Perché state avendo successi straordinari? Lo dico per le ragazze nuove, perché state imparando a stare nel disagio come il vostro più potente alleato. Ecco perché state trovando amori pazzeschi, relazioni con voi stesse o voi stessi che non avete mai avuto nella vita, perché vi sto insegnando a stare nel disagio. Devi stare nel disagio con consapevolezza, ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te. Ok? A non proiettare il disagio all'esterno, anche se ti arriva apparentemente dall'esterno. Perché arriva prima l'emozione che si deve manifestare, cioè un disagio in questo caso, con un personaggio perfetto per il tuo karma, e poi l'evento che te lo mette in scena. Ma tu è con la forza che sta dietro a quell'evento che ti devi confrontare, non con la persona. Poi con la persona ti confronti dopo aver realizzato il potere col tuo disagio e ti verrà istintivo, ti verrà naturale, non devi prepararti cosa devi dire, non devi niente, 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 non sei tu a parlare, è la forza con la quale ti sei unita o unito che parla. Ok? Cioè della serie porta il tuo corpo, la tua presenza, ma tu fatti da parte, fai parlare qualcosa di superiore. Ok. Vediamo qual è la benedizione dell'amante mistico, quello che c'è sopra tutta questa esperienza. Non avevo dubbi, che uscisse tipo un 9 di spade comunque. La benedizione dell'amante mistico ti mostra la paura più profonda, i dubbi più profondi che hai. Ti invita a guardare in faccia le tue paure, le tue ombre, le tue ansie, i tuoi sensi di colpa, le tue preoccupazioni. Guardale, stai là senza fuggire, senza giudicare, stai nel disagio, lo ripeterò a mantra, stai nel disagio. La benedizione più alta che ti sta arrivando tramite quello che vivi a livello relazionale amoroso è il confronto con le tue paure, con le tue paure più grandi, per trasfigurarle, per smettere di giudicarle, non fuggire più, perché solo affrontandole in questo modo la tua anima troverà la libertà e la luce più alta dell'amore. Questa è la trasformazione attraverso l'oscurità, imparare a autopotenziarsi con i propri disagi e svegliarsi pienamente vivi. Ok? Andiamo a vedere sull'energia esterna, su questo 3 di denari. Chi è che arriva verso di te con il 3 di denari? Caspita, 10 denari. Questa è un'energia di piena costruzione, mettere le basi per realizzare qualcosa di costruttivo, di lungo. Cioè qua c'è un'energia di qualcuno o qualcosa che vuole farti costruire un amore solido e radicato. Sono denari. E qua c'è l'asso di bastoni che è un fuoco, per questo ti ho premesso, questo è un seme. I denari sono energie più lente, perché si radicano nel profondo, cioè la vera stabilità. Va bene? Vediamo ancora su questa 3 denari. 3 denari. Allora, qua c'è l'energia di qualcuno, di una persona che vuole costruire seriamente, e qua l'energia di qualcun altro che ha tutti questi dubbi. Credo che sia tu. Perché? Perché ti trovi davanti a una costruttività e quindi di conseguenza possono emergere paure, ansie, echi di vecchie ferite del passato. Mi spiego? Cos'altro? Paggio di spade, questa sei tu credo, che stai a guardare cosa succede.
un po' di ansie, un po' di timori, un po' di sto a guardare che succede, è possibile tutto questo mi stia succedendo davvero? Cioè, e se poi lo faccio e poi sbaglio e poi mi pento, e chi di cose passate? Va bene? Fammi mettere un'altra, fammi riprendere queste. Voglio andare a vedere proprio l'energia della persona che ti arriva incontro in questi giorni. Alcuni di voi, se è una nuova conoscenza, è una nuova conoscenza che stimola l'erotismo, non vedi proprio tutto quello che ti ho detto in questa settimana, però vedi la collaborazione. Vediamo qual è l'energia della persona che ti viene incontro. È una bellissima energia, c'è la temperanza, 7 di coppe. Ah, ci picchia la torre. Allora, per alcuni di voi è una persona che vuole fare pace, con la quale ci sarà una discussione, che ti porterà della confusione, si romperanno delle vecchie strutture, dei vecchi modi di amare e vuole portare pace. Oppure comunque sia una persona che sa che per trovare l'armonia devono essere distrutti i dubbi e tutto ciò che richiama l'incertezza. E quindi ci sarà un confronto, va bene? Ok. Cosa c'è dopo la torre? 5 di spade, 5 di spade. Qua mi sta dicendo che vengono fuori delle cose. O ti dice qualcosa questa persona, vengono fuori delle cose, ok, e si dovrà riportare un certo equilibrio, non facendosi prendere dagli inganni della mente che ti porta agli echi di vecchie situazioni passate che potrebbero farti essere tesa o teso, va bene? Fatto sta che l'energia che arriva dall'esterno ti porta a guardare in faccia tutte le tue paure legate al vero amore, al darti, all'offrirti e realizzare una nuova te che ha un nuovo modus di amare, un nuovo approccio. Quindi la voglia di costruzione di questa persona o di questa energia qui ti metterà davanti a questa elaborazione qui, va bene? Fammi vedere, fammi vedere un po' con i miei potenti oracoli, lui, lei, cosa ti dice? Vediamo, prendiamoli qua. Qual è il sentire profondo di questa persona? Per tutte le ragazze nuove, i miei oracoli li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Solo tu mi fai sentire così. Allora, come fai sentire questa persona? Ce lo dice subito la prima carta, con la voglia di costruire, con la voglia di radicarsi con te, va bene? Ok. Cos'altro? Sei bellissima e te l'ho detto con l'energia della Kundalini farà degli apprezzamenti sulla tua persona. Cos'altro? Sto male senza di te. E questa è una persona che sta male senza di te, quindi diciamo che il succo di tutto questo, io qua vedo un'energia che è predisposta e un'altra che, grazie al tramite di questa persona che la vedo predisposta a darti, a offrirti in concretezza, ti scatenerà delle paure recondite, ok? Andiamo a vedere adesso, ci mettiamo un oracolo su come andare incontro a questa sensazione. Prima di tutto voglio vedere come ti vede e da come ti vede questa persona estrapolerò la paura che hai. Ok, poi da come ti vedrà, come ti vede questa persona e quindi anche la paura che genera in te questa cosa. L'accettazione radicale. Ti vede come una persona che ha lottato tantissimo e sta accettando tutti gli aspetti di se stessa o di se stesso. Ed è come se l'altra persona ti accetta così come sei e ti proietta l'eco di vecchie situazioni in cui per te non era possibile che una persona ti accettasse nella totalità. Ok? Molto semplice, molto chiaro. Persegui su quella strada stando nel disagio laddove arriva. Ok? Mettiamoci uno di questi oracoli.
Amore duraturo, che cosa ti ho detto con queste carte qua? Questo è il tuo vero amore, addirittura. Questo è il tuo vero amore. È una grande stesa, ragazze e ragazzi, è una grandissima stesa, eh. Sì, fammi vedere cosa dicono questi altri oracoli, dove stanno? Dove stanno, ragazze? Gli oracoli, quelli delle risposte? Eccoli. Il vento cambia direzione. Immaginare tutto ciò che brilla. Non ti aspetti per niente quello che ti ho detto adesso. Non te lo aspetti proprio. E infatti, guarda, allora, questa è la settimana in cui si concretizzano delle cose importanti esternamente in un rapporto. Quello che hai sempre immaginato. Ecco, il vento cambia direzione in funzione di quello che hai immaginato. E non te l'aspetti questa cosa. Noi vogliamo, sogniamo, non te l'aspetti. Cosa determina questa cosa? Un lavorio interiore senza precedenti in questi giorni, perché è come se si realizza una cosa e tu dici, ma si è davvero realizzato? E poi ti tornano le vecchie paure, i vecchi dubbi. Quindi si andrà a ripulire tutto questo affinché si possa avere questa realizzazione. Va bene? Ok, ragazze mie ragazzi, concludo qui, va bene? Se mi segui anche dall'altra parte ci vediamo nell'altra variante, altrimenti ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo, andiamo a vedere come sarà questa settimana. Ok, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu possa avere bellezza, gioia e prosperità. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Allora, andiamo a vedere per quanto riguarda la cornice della settimana, qual è lo spirito che apre la settimana. Poi, qual è la prova all'ostacolo? Cioè, quello che la tua anima psiche, che anima metterà in scena, no? Su tutti gli ambiti da superare. Le tue resistenze, paure, attaccamenti, vediamo. Qual è il dono che ricevi dal superamento della prova? Poi andiamo a vedere il teatro degli eventi, lo dividiamo così. Ambito lavorativo, cosa accade nel lavoro? Qual è il potenziale? Ambito familiare, famiglia, relazioni più vicine. Le amicizie, le comunità, amicizie e comunità. Qual è la parte inconscia, la forza che emerge da dentro in questi giorni? Poi la salute, come ascoltare il corpo. E poi le energie collettive, cioè ciò che influisce a livello cosmico per te. Allora, facciamo un bel respiro, ragazze mie e ragazzi. Cosa accade in questa settimana? Allora, vediamo qual è lo spirito che apre la settimana. 5 di bastoni, qua ballano tutti attorno al fuoco come una tribù. Allora, sento un grande fervore in te, in questa settimana, fervore, anche tensioni, no? Tra una parte di te che vuole una cosa, una parte che dice un'altra, c'è questo spirito, un'energia di sfida, ecco,
Lo spirito che ti accompagna in questa settimana è un'energia di sfida, di confronto, vedo movimento, tensione. Cioè qua è psiche, cioè psiche, la tua anima, che ti mostrerà le competizioni interiori, ti mostrerà le resistenze che hai nei confronti della vita e le paure che emergono. Allora, questa carta, lo spirito di questa settimana ti invita più di ogni altro a guardare le tue dinamiche interne senza giudizio, a vedere le piccole lotte, ma a vederle come fuoco che stimola la crescita, va bene? Come il fuoco sacro che prepara proprio la trasformazione. Sì, ti vedo accesa, acceso. Vediamo qual è la prova all'ostacolo. Tacchete, eccola qua, paggio di spade, strano che esce la mente come ostacolo, vedete? La mente, come diceva il grande Aurobindo, la mente fu l'aiuto, la mente è l'ostacolo. È la mente razionale, è il lume della ragione che vuole capire tutto subito, che deve essere spento. Come ti ho detto nell'intro, spegni il lume della ragione e affidati. Come nel mito di Amore e Psiche, quando accende il lume, Psiche capisce che ha a fianco il più bello di tutti gli dei, che è amore, e scompare. L'amore non va a braccetto con la ragione. Ok, quindi la mente è una grande letteralizzatrice, cioè ogni situazione la mente la vede come sostanziale, come oggettiva, non è così. Ogni situazione è una proiezione dell'anima e il paggio di spade ti ricorda di osservare senza reagire, di usare l'intelletto come strumento di discernimento, non come giudice. Mi spiego? Cioè, mi capita una cosa. Questa carta ti dice osserva, non giudicare, discerni. Questa cosa non è né male né bene, né giusto né sbagliato, né meglio né peggio. È perfetta. Mi alleo all'emozione e basta. Qua la prova è non farsi trascinare dall'agitazione mentale, perché abbiamo un grande fuoco dentro, perché la mente vuole dominare tutto questo fuoco interiore, ok? È là che viene la tensione. Vai. Una parte di me dice una cosa, una parte di me dice un'altra. E ma oh meraviglia, mi affido, mi affido. Quindi la prova è non farsi trascinare dall'agitazione mentale, ma restare nel corpo, nell'anima, ok? Qual è il dono nascosto che ricevi in questa settimana superata la prova? Un bel relax, 4 di spade. Questa è la benedizione silenziosa, potremmo dire. Questa immagine è bellissima di lei che dorme dentro all'albero, lascia le spade. Che cosa significa questa immagine? La benedizione che ricevi in questa settimana dopo tutto questo fuoco è il radicamento nelle tue radici, il sentirti protetta e protetto qualsiasi cosa accade. Quindi il dono è proprio quello di sentirti più radicata o radicato che mai. Ti prenderai una pausa consapevole anche, in questo spazio sacro dove le tensioni si dissolveranno, queste, e potrai prepararti a rinascere. Ok? Andiamo a vedere sul teatro degli eventi invece, nel lavoro cosa accade. Questi sono gli spiriti che vanno poi in tutti gli eventi, no? Vediamo gli eventi della vita nel lavoro. E qua troviamo la prima opportunità evolutiva, diremmo, 5 di denari. Qua c'è la figura di una fata, di una donna che si sente esclusa da questa casa, no? È la perdita, è la penuria, come se a livello lavorativo potessimo percepire una sensazione di mancanza o di incertezza o di scarsità. Ricordiamo che la dea Penuria, poi si sposa con Poros, che è praticamente il dio dell'ingegno, e per molte dottrine filosofiche nasce Eros, nasce amore da questa copulazione tra Penia e Poros, che è proprio l'ingegno. Grazie al fatto che tu senti in questo ambito, lavoro, economia, eccetera, una sensazione di scarsità, tu hai la grande opportunità di allearti alla dea Penia, di sentirla tutta. Perdo tutto? Perdo tutto. Sì, sono un grande perdente. Sì, sono una grande perdente. Ma oh meraviglia, sentila tutta. Ed è lì
che tu non stai più trattenendo, controllando, analizzando le situazioni. Ah, ma se facessi così sarebbe diverso. Ah, ma se avessi fatto così sarebbe diverso. Ah, però se... No. Sì, sono un grande perdente. Wow! E ma oh, scendi giù. Questa è la tecnica sciamanica, ragazzi miei ragazzi. Scendi giù, sentiti una grande perdente. Wow! Significa che ti allei compagnia. Che succede quando ti allei compagnia? Che arriva Poros, l'ingegno. Arriva la scintilla che ti fa creare il Dio amore, che ti fa creare amore. Cos'è? L'abbondanza, va bene? Quindi ci possono essere delle situazioni in quest'ambito che ti fanno sperimentare questa grande opportunità per ritrovare le risorse interiori e la creatività. Ok, ecco perché, ok, non analizzare, riposo, ok. Vediamo nell'ambito familiare rapporti più vicini. Bellissimo, abbiamo un bellissimo 6 di bastoni, qua c'è vittoria e riconoscimento. Qua vedo nelle dinamiche familiari una spinta verso la gratitudine, verso l'apprezzamento reciproco, sai? Cioè, potresti ricevere del sostegno inaspettato da persone a te vicine, della tua famiglia, magari anche economiche, o comunque un sostegno inaspettato da persone a te molto vicine. Oppure semplicemente sentirti più connessa o connesso e celebrata o celebrato per quello che sei e per quello che dai, va bene? Quindi nelle relazioni più intime, familiari e vicini, ti vedo sentirti di successo, mm? Ok? Ricevere apprezzamenti per quello che dai e per quello che sei. E questo è bellissimo, eh? Sì. Vediamo adesso nell'ambito... che c'è qua? Ehm, amicizia. Amicizia e relazioni sociali. Sì, qua abbiamo l'appeso. Guarda, molto forte questa carta nelle amicizie o nella comunità o nelle relazioni sociali perché mi sta dicendo che c'è necessità di guardare da un'altra prospettiva le relazioni sociali. Forse ti sentirai un po' sospesa, un po' bloccata. Oppure le relazioni, visto che in famiglia qua stai forte, nelle relazioni sociali il resto è un po' più sospeso. Ti spinge questa carta, visto che tutto è un po' sospeso, a osservare senza forzare le situazioni a livello di amicizia o a livello, capito, di comunità, ma piuttosto a vedere i legami da un'angolazione diversa. Come se ci fosse una sorta di attesa qua, a livello di comunità, a livello di famiglia, no? E questa attesa è proprio una contemplazione, ti porta alla contemplazione, che porta a delle intuizioni profonde, mi dice. Va bene? Ok. Vediamo cosa emerge dalla tua psiche dentro di te, queste le forze interiori. Uh! Fammi rimboccare le mani che abbiamo il diavolone qua. Nella psiche abbiamo il diavolone. L'anima ti farà vedere coscientemente quali sono tutte le tue paure e i tuoi attaccamenti all'amore vero. Che non significa amore romantico, è una sfumatura quella. Cioè, l'anima ti farà vedere tutte le tue paure legate agli eventi della vita, alla difficoltà di lasciarsi andare a quello che accade dicendo avere fede in quello che accade. L'anima te lo farà vedere proprio come, non lo so, chiaramente, limpido. Ti farà vedere chiaramente questo. Allora, nasce dentro di te, emergerà l'ombra, va bene? Ricordati una cosa. La tua anima nera è il tuo più potente alleato. L'anima nera è dove sono contenuti tutti i tuoi talenti, tutte le possibilità inespresse. E come si fa ad accedere all'anima nera? Quando arriva la tensione, 5, 5, qual è l'emozione più forte? Bene, alleati. Rituale erotico della Kundalini, lo trovate nella playlist Yoga Sciamanico. Questa settimana è un momento propizio per alleggerire karma. L'anima nera è nera finché non la illumini. Come la illumini?
dandoti alle emozioni di turbolenza, va bene? L'ombra è la chiave per liberare l'energia e tutti i tuoi desideri autentici. È l'ombra la tua più potente alleata. È la fede nell'ombra la tua più potente alleata. È spegnere il lume della ragione e avere fede nella tua ombra, che sono le tue paure, i tuoi attaccamenti, o meglio, gli eventi che te li mostrano. Fede negli eventi che ti mostrano le paure e gli attaccamenti. Stiamo lavorando duro, stiamo lavorando da Dio in questo mese di novembre, più degli altri mesi. Il cielo astrologico ci accompagna. Ok. Riguardatevi il vostro segno zodiacale per questo mese, perché in questa settimana tu affronterai parte di quello che ti ho detto nel tuo segno zodiacale. Va bene? Vediamo la salute, il corpo come messaggero. Ascoltati. Il re di coppe, amati. Il re di coppe. Il corpo ti parlerà con molto amore in questi giorni. Ti dice: prenditi cura di me, ti dice il corpo, con compassione, accarezzati, amati. Anche quando ti fai la doccia, no? Che poi ti metti l'olio, la crema. Fallo con consapevolezza. Fallo respirando in modo circolare. Dici, che vuol dire? È una tecnica sciamanica che noi utilizziamo nei rituali per dare piacere al corpo, no? Allora, respirazione circolare è tipo solo dalla bocca, che è la respirazione più efficiente e più efficace che riesco a fare per inalare il massimo quantitativo d'aria. Mentre ti massaggi il corpo con la crema o con l'olio, ok? Anche quando mangi, anche quando ti guardi allo specchio, accarezzati. Questo ti dice il re di coppe. E anche a livello fisico, quando sentirai queste emozioni, abbiamo un 5-5, è come se ti dicesse la carta: vivi l'emozione senza esserne sopraffatta o sopraffatto, cioè resta centrata o centrato e connessa alla saggezza del cuore che sa cosa deve essere fatto. Tu ti fai la pratica? Bene, basta, amati e basta, ok? Andiamo a vedere quali sono le energie collettive per te. E qua abbiamo un bellissimo 9 di coppe. Qua c'è un'energia proprio di benedizione, di soddisfazione che arriva dall'esterno, a te in questi giorni. Però ti dico una cosa, guarda che ti dico, che ti ho detto qua: amati, fatti un massaggio con l'olio, con la crema. Questa energia di soddisfazione dall'esterno ti arriva solo se ti apri al piacere. Va bene? Cioè i tarocchi non leggono una realtà data, leggono un certo karma possibile. Allora ci danno delle indicazioni per sciogliere questo karma, va bene? Di conseguenza, se tu mi approcci a quello che arriva con gratitudine, cioè mi do, se ti apri quindi al piacere autentico, alla gratitudine e alla gioia del momento, allora dall'esterno ti arrivano tante benedizioni e le vedrai palpabili, va bene? Infatti chi sta facendo la pratica dei 21 giorni che trovate qua sotto, intensificate la danza del piacere e il rituale erotico della Kundalini. Ok. Cioè, e qua è come se l'universo ti dicesse con questa carta: fidati, perché c'è abbondanza per chi sa ricevere con il cuore aperto. E che cosa vuol dire saper ricevere con il cuore aperto? Quando tu ricevi tutto quello che accade, le tue emozioni, anche quelle più contrastanti, con mi do, facendo il rituale della Kundalini, intensificando l'emozione e quindi onorandola l'emozione, significa ricevere con il cuore aperto. Tu stai ricevendo con cuore aperto le emozioni che ti arrivano tramite gli eventi di questa settimana. Bene, facendo questo accade questo: le benedizioni dall'esterno. Va bene? Sì.
ci picchia. Comunque sono stese epiche ogni volta, eh. Cioè, io qua vedo... Allora, lo spirito in questa settimana ti invita a osservare il gioco tra mente e anima. A prendere ogni sfida come la perfetta proiezione della psiche, cioè dell'anima, a ritirarti quando serve, a vedere la tua ombra, le tue paure senza giudizio e a celebrare ogni piccolo riconoscimento e dono. Cioè è una settimana di introspezione attiva, di trasformazione profonda, dove il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi, mi do, si manifesta anche nelle piccole scelte quotidiane e nelle relazioni. Ricordiamo, ragazze mie e ragazzi, che abbiamo la luna nuova in Scorpione, Mercurio in Scorpione, Venere in Scorpione, Marte in Sagittario, e che tutti questi transiti ci ricordano che è tempo di scendere dentro Scorpione, è tempo di scendere dentro, spegnere il lume della ragione e accendere la fede, Marte in Sagittario. Ok? Mettiamo due specifiche qua. Allora, sul 5 di denari nel lavoro, per favore. Re di spade. Devi avere una mente lucida nelle questioni lavorative, una mente risvegliata per poter approcciare all'emozione di scarsità o a qualsiasi sensazione di penia ti possa arrivare, per discernere, non è né giusto né sbagliato, né meglio né peggio, è perfetto. Potresti avere a che fare con delle figure, una figura maschile con un'energia predominante maschile più fredda e distaccata in ambito lavorativo, ti puoi sentire esclusa o escluso da certe circostanze, tutte proiezioni perfette per il tuo karma e per il tuo dharma. Tutto il dharmakaya, dicono gli insegnamenti buddisti, ossia tutto quello che vivi è il corpo del Buddha, cioè tutto ciò che vivi è la perfezione. Vediamo un po' nelle amicizie con l'appeso. Il mago, guarda, il mago nelle amicizie mi dice che con l'appeso mi dice che dopo un momento di sospensione in questi giorni si creerà qualcosa di nuovo. Amicizie, comunità. Dopo un momento di sospensione, che ti permetterà di guardare le cose da un'altra prospettiva, si scatenerà in te un potere creativo. Ora, tale potere creativo può anche essere un'alleanza con qualcuno, con un mago, nel cerchio delle amicizie. Una persona che magari non avevi considerato in un modo e invece una persona con la quale puoi creare qualcosa. Comunque il mago sono nuove opportunità che arrivano. Però alla fine di questa settimana o la prossima, credo. Comunque è questo il senso. Vediamo un po', andiamo nel profondo col diavolone sulla psiche. Di cosa parlano queste paure, queste resistenze e questi attaccamenti che ti farà emergere la psiche? E guarda, il 5 di denari, te l'ho spiegato già, incredibile. Penia si sposa con Poros e da Poros nasce Poro o Poros. Bisogna chiamarlo Poros. Si sposa con l'ingegno. Quando tu senti tutta la mancanza o tutta la scarsità o tutta quella sensazione di esclusione, sono una grande esclusa, sono un grande escluso e ma oh meraviglia, prova a dirlo. Cioè, quando l'ho fatto una volta, io forse ve l'ho raccontato, che avevo fallito in una determinata cosa, in una relazione in particolare. Ho fallito, io sono una grande fallita. Sì, ho fallito, sono una grande fallita e ma oh meraviglia. Oh! E non trattieni, non analizzi perché se avessi fatto il contrario. No, 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 scendi giù, scendi giù. Alleati con Penia. E allora che succede? Che realizzi l'obiettivo.
che acquisisci forza. Quindi tutte le sensazioni di scarsità. Cos'altro? Sul diavolo, eh? Questo ti va 5, 5, 5, 5. Comunque anche l'altra variante. Questa è la settimana in cui con tutti questi pianeti Scorpione, cioè dobbiamo scendere giù. Quindi la mente ti potrà dire: ma che fai? Non devi dire sono una fallita o sono la dea della scarsità, non devi dire questo. E no, invece lo devi dire. Ok? Perché ci sono delle tensioni che possono nascere per situazioni in cui ti senti privata o privato, scarsa, non abbastanza, ok? E la mente, no? Cos'altro sempre sul diavolo? E poi questo porterà a una apertura di poteri psichici. L'asso di coppia prima di tutto per antonomasia è il potere psichico. Porterà all'apertura di cuore. Apertura di cuore che significa? Poteri psichici sono poteri. Quindi apertura, mi do dal diavolo, dall'ombra, dall'anima nera, nasce la parte illuminata dell'anima nera, che sono doni, capacità e talenti. Risveglio emotivo e psichico. Ok. Mettiamoci adesso i tarocchi. Tu stai riprendendo, scusami, i tarocchi, uno sciamano, un oracolo dello sciamano. Il vento domato, cioè ditemi 5-5, ragazze, preparate il surf. Cioè, il surf a novembre, surfiamo queste onde, il vento domato. Il vento è il cambiamento. Sentirai il vento in questi giorni. Alleati allo spirito del vento. Lascia che il vento faccia cadere le foglie secche, porti via ciò che non serve e rimani nell'immobilità mentre il vento fa il suo corso. Ok, mettiamoci una carta degli oracoli, questi, della foresta magica, o foresta immaginale li chiamo io. La porta è aperta. La porta è aperta. Allora, sapete quando facciamo yoga sciamanico insieme che entriamo nella foresta immaginale, no? Sotto l'albero miglior amico ci mettiamo a praticare. Ecco, qua c'è una porta che si apre dentro il tuo albero miglior amico. Il tuo albero miglior amico lo trovi nella foresta immaginale, la foresta psichica, è il luogo psichico dove le infinite possibilità sono possibili. Quindi, facendo le pratiche che ti ho detto, la tua anima, che è il luogo psichico e la foresta immaginale è la stessa cosa, ti apre qualcosa di inaspettato. Bada bene a quello che ti sto dicendo. E qua dice: le intenzioni pure possono aprire porte nell'universo e rendere possibile l'impossibile. Credere profondamente nella bontà e guarda la magia accadere. Va bene? Credere nella bontà, che significa? Non nel buono secondo la mente razionale, perché i segni distintivi della mente razionale sono la discriminazione, giusto o sbagliato, meglio o peggio, buono o cattivo, non quel buono lì come lo giudica la mente razionale, perché i valori della natura, i valori dell'anima sono valori estetici. Noi valori etici, morali, sono valori estetici. Cosa significa? Che il buono, il bello in natura non ha niente a che vedere con il buono e il bello della mente razionale. Seppur l'uomo cerchi di imitare la natura, no? Di possederla. Quindi affidatevi a tutto questo e ci saranno delle rivelazioni straordinarie. Ok? Ok, ragazze mie ragazzi, adesso andiamo a vedere nell'amore cosa accade per te in questi giorni. Allora, sia che tu abbia una persona o che non ci sia nessuno, andiamo a vedere cosa accade nell'amore per te in questi giorni o nell'energia amorosa, ok? Vediamo.
Allora, qual è la tua energia attuale nell'amore? Cosa stai vivendo adesso? Qual è il vero desiderio della tua anima? In questi giorni cosa vuole veramente l'anima tua? Magari tu non lo sai, eh? Qual è l'ostacolo, la ferita? Qual è la paura che hai nell'amore, nelle relazioni? La ferita che sta emergendo grazie alle relazioni o a una relazione? Cosa o chi sta arrivando verso di te in questi giorni? Cioè, qual è l'energia nuova, no? La persona o l'esperienza che sta entrando nella tua vita sentimentale in questa settimana? Che tipo di esperienza è? Poi, cosa devi lasciare andare? Cioè, quali sono gli attaccamenti, le credenze che si attivano in questa settimana nelle relazioni che devi lasciare andare? Qual è la trasformazione in atto? Cioè, qual è la metamorfosi che l'amore ti sta portando? La trasformazione in atto. E poi la benedizione, adesso andiamo a mettere del tuo amante mistico, cioè la causa più alta, ok? La benedizione più alta nelle relazioni, nell'amore, vediamo. Ok, anche qui facciamo un bel respiro. Cosa accade nell'amore per te in questi giorni? Allora, andiamo a vedere qual è l'energia tua dell'amore in questo momento, come ti senti. Da Dio ti senti, c'è l'imperatrice qua, sei fertile, di possibilità, di tutto qua. Sì, cioè io vedo qua che c'è una parte di te che ha imparato attraverso prove, attraverso silenzi, a dare amore con dignità e a non mendicarlo più, ok? Cioè l'imperatrice è una donna che sa di valere, che non rincorre, ma attrae, che crea bellezza con la sua sola presenza, anche se sei uomo, eh? Ora la tua energia è proprio quella della fioritura, però è anche l'energia di colei che protegge i propri confini, perché tutto ciò che cresce, no? Tutto ciò che cresce ha bisogno di un giardino sacro che lo custodisca, è chiaro? Tu pianti una piantina, ok, devi curarla, ha bisogno di no? Ecco, ti vedo così, stai curando il tuo giardino sacro. Cioè questo è il momento in cui la tua sensualità e la tua grazia saranno proprio strumento di guarigione. Cioè tu sei colei che genera amore, o colui. Non sei colei solo che lo riceve, genera proprio, si autogenera amore, dandosi, ok? Bellissimo, wow, attraente, magnetica, magnetico. Vediamo cosa vuole davvero la tua anima in questi giorni, a questo punto, visto che c'è questa fioritura, no? A ci picchia, il 7 di spade, vabbè, è chiaro. È chiaro che vuole il 7 di spade. La tua anima desidera verità, anche se fa male, vuole la verità. La tua anima vuole un amore limpido, senza giochi di potere, senza strategie, cioè è come se volesse smascherare ogni dinamica di autoinganno. La tua anima vuole smascherare ogni paura che ti fa dubitare di essere degna di essere scelta pienamente. È chiaro? Cioè, questa carta parla di un desiderio profondo di autenticità, cioè di poter dire questo sono io, questo è il mio cuore, nudo, vero e presente. L'anima non vuole più finzioni, mi dice, ma una relazione che sia ponte di verità. Anche se per costruire questa verità, questo ponte, bisogna prima sciogliere delle vecchie diffidenze. Quindi tutto quello che ti ho detto lo applichi a tutti i rapporti, alle situazioni, vuole verità. Anche se questo significa dirla nuda e cruda. È chiaro perché? Perché tu sei potente. Ok. Continuiamo
nel nostro quadro, qual è l'ostacolo o la ferita da trasformare? L'ostacolo a questo amore, qual è? L'amore perfetto, l'idealizzazione, il 10 di coppe. Vabbè, ma questo voglio dire, viene dalle favole Disney, cioè ce l'abbiamo tutti dentro sta roba qua. E vissero felici e contenti, ce l'abbiamo nel conscio collettivo sta roba qua. L'ideale dell'amore perfetto. I 10 di coppe è bellissimo, ma quando diventa ostacolo racconta l'illusione che l'amore debba essere sempre armonia, completezza, la favola. No. L'amore vero, quello che lo Scorpione, la luna nuova in Scorpione ci insegnano, passa attraverso la crisi, passa attraverso la perdita, passa attraverso l'imperfezione. Qua la sfida da sciogliere è la paura di non vivere un amore da film e accogliere l'amore reale, l'amore umano, dove la gioia nasce dal contatto autentico, non dalla perfezione. Quindi, in questa settimana, ragazze mie e ragazzi, guardatevi la lettura di tarocchi che abbiamo fatto qualche tempo fa, lettura tarocchi Wabi Sabi, con la W, Wabi Sabi, perché è una lettura iniziatica, dove vi leggo una prima parte del libro di Selene, la mia maestra, e poi facciamo la lettura di tarocchi. Quindi quelle sono letture iniziatiche, ragazze mie e ragazzi. Cioè, attraverso il racconto, come fa lo sciamano, cosa fa lo sciamano? Lo sciamano cura, cioè sciamanizza, attraverso il mito, attraverso il racconto. Distrugge tutto quello che tu credi per ricostruire una nuova realtà attraverso il mito, il racconto. E noi con i tarocchi facciamo il racconto di nuove realtà. Perché tutto è come ti racconti la cosa, come te la narri. È chiaro? Quindi lettura tarocchi Wabi Sabi, rivedetelo in questa settimana, inseritelo nella pratica dei 21 giorni che state facendo, no? Quindi è questo, la bellezza della vita imperfetta. Cioè, spegnere un po' i film Disney. Lo so che non è facile, ma è la bellezza della vita imperfetta, è la bellezza dell'amore imperfetto. Parliamo di bellezza, è chiaro? Ok. Ecco perché vuole la verità l'anima tua, eh? Per far germogliare il grande amore. Ok. Vediamo chi arriva, qual è l'energia che arriva per te in questa settimana? Boom! Eccolo perché c'è questo 10 di coppe qua, lo sapevo. Ecco perché, adesso ti dico, eh. Arriva un cavaliere di bastoni, irruente, boom! Movimento, passione, fuoco, energia pura, qualcuno che irrompe nella tua vita come una scintilla, smuove l'aria, smuove il cuore. Non lo so, siamo a migliaia, può essere un ritorno, può essere un incontro nuovo, però il messaggio è chiaro, qualcosa ti riaccende. Cioè, come se l'universo ti dicesse sei pronta, sei pronto, è ora di tornare viva, vivo. Quindi ti dice questa carta, lasciati sedurre dall'energia della vita che ti corre incontro con questo personaggio qui. Ma resta ancorata al tuo centro, perché questa fiamma deve essere messa al servizio della tua evoluzione e non dell'ego. Dici, che vuol dire, Mola Francesca, questa cosa? Fammi cervellare. No, non devi cervellarti. Devi sentire, non devi ascoltare con le orecchie quello che dico, devi sentire con il corpo quello che ti sto dicendo. Allora, se arriva un cavaliere di bastoni che secondo la letture, secondo diciamo la bibliografia tarologica, è una persona che va e viene, fuoco, accende, non c'è la stabilità, l'amore perfetto, Cenerentola, Biancaneve, la bella tormentata nel bosco. Vi sto facendo proprio esempi pratici che vedo questa cosa, magari a molti di voi può succedere. Voglio la verità, voglio l'amore autentico, bene, e ti arriva il cavallo di bastoni. Non sai quanto dura, non sai che c'è, però ti arriva, la tua anima l'ha chiesto. Perché l'ha chiesto in questa settimana? Perché sta chiedendo questo fuoco vivo, questa accensione della Kundalini, questo rapporto, questa sensualità? Perché lo sta chiedendo? Affinché tu possa realizzare che le tue paure, le tue resistenze, i tuoi attaccamenti quali sono rispetto all'amore e darti a quello che arriva. Quello che arriva è quello che ti serve. Quello che vuole la tua mente, se non arriva è perché non ti serve. Mi spiego? Quindi
lasciati sedurre dall'energia della vita che ti corre incontro, restando ancorata al tuo centro. Quello che arriva deve essere messo al servizio della tua evoluzione personale. L'ego vorrebbe manipolare, controllare, analizzare questa situazione. Ok? E vediamo cosa devi lasciare andare. Non avevo dubbi, guarda, è incredibile. Poi parlano in sequenza, è come se vedessi frasi qua, no? 5 di bastoni. È tempo di lasciare andare il bisogno di combattere per essere vista, o per essere visto, o per essere capita. Probabilmente hai vissuto relazioni dove l'amore sembrava una lotta di potere, ma chi è che non le ha vissute? Ok. Oppure dove ti sei sentita in dovere di meritare affetto, ma chi è che non le ha vissute queste relazioni qua? Diamo all'altro per paura di perderlo. No, qua c'è l'imperatrice. Mi do con dignità. Mi do quando... Mi do perché lo sento, al di là dell'aspettativa di manipolare l'altro, no? Questo è il senso. Quindi il 5 di bastoni qua ti dice basta gareggiare, basta scontrarti con chi non vibra la tua stessa frequenza per essere accettata, per essere amata, perché tanto ci sei già. Lascia che la pace, l'equilibrio, la presenza in te diventi l'arma segreta, perché non sei più nella fase del dover dimostrare, sei nella fase del fiorire. È chiaro? Ok. E andiamo a vedere adesso la trasformazione in atto in questi giorni. Wow, boom, 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 la ruota della fortuna, il destino. Cose incontrollate succedono, lasciati fluire, non pretendere di controllare gli eventi, datti a tutto ciò che arriva, ho fede in questa emozione, ho fede in questa emozione, e poi le scelte che devi fare non sei tu a prenderle. Quando ti affidi all'emozione, è istintivo poi che le prendi le decisioni. E quello è il potere automatico, no? Quando, man mano che ti affidi alle emozioni, quindi stai cambiando. La ruota gira e con essa tutto ciò che credevi stabile si muove. È un cambio di destino. Ciò che prima sembrava un fallimento ora si rivela come un passaggio iniziatico. Ti stai allineando a un nuovo ciclo amoroso, dove non reagisci più dalla paura, ma scegli con consapevolezza. È un tempo dove i venti del karma soffiano forte. Un tempo in cui il vecchio si chiude e il nuovo prende forma. Quindi, cosa ti dice questa carta? Fidati del ritmo, non forzare nulla, perché la ruota sa dove ti sta portando. Ok. E andiamo a vedere qual è la benedizione dell'amante mistico. Cosa c'è dietro a tutto questo? Vediamo. Meraviglioso l'angelo della temperanza. Questo è il tuo amante mistico. Sapete che per alcune dottrine tarologiche, per Jodorowsky, no? Soprattutto la temperanza, l'angelo custode, nel cristianesimo l'angelo custode, noi nello sciamanesimo lo chiamiamo l'amante mistico, o lo sposo celeste o sotterranea, o la sposa sotterranea o la sposa celeste, sopra e sotto sono la stessa cosa. Quindi questa è la benedizione. La temperanza qua è l'angelo che versa acqua, nei tarocchi tradizionali acqua e fuoco, no? Nello stesso calice. Questa è la fusione del maschile e del femminile dentro di te. Cioè, quando abbiamo pubblicato in questa settimana, forse nella settimana passata, il video del dolore, no? Dove ti ho raccontato che l'origine di ogni sofferenza sta in una causa sola, nella divisione, nella mente. L'origine di ogni sofferenza è nella mente e nella divisione tra visibile e invisibile, femminile e maschile, tra umano e divino. Quindi quello che accade a livello sentimentale e relazionale in questa settimana per te ha un unico scopo, quello di farti trascendere la separazione. E l'amante mistico ti dice questo: non cercare più fuori ciò che devi essere dentro. Questo è un tempo di armonizzazione, di guarigione profonda, di perdono, tutti questi pianeti in Scorpione, no? È come se il tuo cuore venisse riallineato ai battiti divini.
Questa è la nascita dell'amore come via spirituale, non più come mancanza, ma come sorgente. È chiaro? L'amore come via spirituale. Ogni cosa che arriva, persone, circostanze, hanno un unico obiettivo, quello del tuo cammino spirituale. Sì. Voglio andare a vedere ancora sulla persona che arriva, l'energia che arriva con questo cavallo di bastoni, delle specifiche. Sul cavallo di bastoni, per favore. Il 6 di coppe. Per molti di voi è una persona che conoscete molto bene. Può essere un ritorno all'improvviso, senza spiegazioni. E per altre può essere... Siamo a migliaia, no? Ok. E per altre può essere proprio una persona che ti riconnette con quel gioco, con quella bambina, quel bambino interiore che è necessario che tu ti conceda questa emozione qui. Ok? Fammi mettere altre due, vediamo un po' di più specifiche sul cavaliere di bastoni. Re di coppe, ci picchia. È una persona forte questa, eh? La torre. Può essere una persona del tuo passato che vuole riconciliarsi con te. Per molti di voi. Qua è successo qualcosa a livello amoroso. Se è una persona che già conosci, è una persona che ha maturato una disfatta emotiva. Oppure può essere una persona che o l'ha maturata con te questa disfatta emotiva, è successo un crollo, qualcosa, oppure una persona nuova che arriva all'improvviso e che ha consapevolezza delle proprie emozioni, cioè è maturo emotivamente, mi spiego? Sì. Vediamo un po' quali sono le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti, ancora le intenzioni. L'asso di spade, parlarti, chiarirti, tranciare ogni dubbio, essere vero, essere sincero, ok? Come ti ho detto prima, anche parlare di eventuali situazioni difficili, perché la tua anima lo sta chiedendo, ok? E per questo la carta in questa posizione è proprio questo. Parlare, chiarezza, nuovo inizio a partire da una consapevolezza raggiunta emotiva di questa persona per gli eventi accaduti, o tra di voi o nella sua vita relazionale. Sì. E vediamo cosa ti dirà a questo punto questa persona con i miei potenti oracoli, lui, lei. Che per tutte le ragazze nuove potete trovare sotto l'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona con questo asso di spade? Anche chiarire cose successe nel passato, partire da una nuova consapevolezza. Wow. Se per baciarti dovessi poi andare all'inferno lo farei. Così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. Questa persona farà un colpo di scena, colpo di testa, colpo di scena, come se vuole a tutti i costi. No? Se per baciarti dovessi poi andare all'inferno lo farei, così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. C'è un'azione eroica, ha molta passione verso di te, ma d'altronde stai con l'imperatrice tu, eh? Cos'altro ti dice? Ti dice che sai che succede quando ti guardo negli occhi? Le mie gambe tremano e crollano le mie corazze, la torre, crollano le mie corazze, verità pura davanti a te. Wow. Cos'altro? Vuoi la verità? La verità è che non mi sono mai sentito degno di nulla e sono scappato, perdonami. Quindi se è un ritorno, un'entrata di questa persona, qua è un'entrata al volo, non te l'aspetti, e che molto probabilmente è scappata da una relazione perché non si è sentita degna del potere che stavi manifestando e che manco tu magari te ne sei resa conto o reso conto. Ok, quindi perdonami, c'è perdono, sì. E il senso del 10 di coppe, l'idealizzazione dell'amore perfetto, no? E farsi anche due conti, cioè che cosa proiettiamo sull'altro? Proiettiamo le nostre favole, Biancaneve, Cenerentola, cioè
anche se non ne siamo consapevoli, proiettiamo questo. Ma l'amore è wabi sabi, è la bellezza della vita imperfetta, sono le nostre imperfezioni che ci rendono uniche e unici. E quando noi non le riconosciamo queste imperfezioni, additandole come oscurità, le proiettiamo nell'altro, proiettando sull'altro delle circostanze che ce le fanno vedere quelle imperfezioni, affinché tu possa potenziarti ad esse facendole come i tuoi più potenti alleati. Quella fragilità, quella, no? Sì. Tutto ciò che non riconosci all'interno lo proietti all'esterno, con una persona o delle circostanze che te le faranno vedere. Perché tutti gli obiettivi relazionali sono tutti riconducibili alla tua evoluzione personale e spirituale. Ok? Sì. Wow, tu stai riprendendo? Sì. Mamma, che letture intense. Vediamo cosa ci dicono questi. Una nuova vita, in amore ci sarà una nuova vita, sboccia una nuova vita. Finalmente ti dicono tranquillizzati, stai calma nel frattempo, stai calma. Una nuova vita dove potrai finalmente godere, respirare, anche tranquillizzati, tutto ciò che brilla, perché fammi vedere, ah ci picchia, non te l'aspetti proprio. Allora, arriva una nuova vita amorosa per te, ti dicono calma, tranquilla. Tutto ciò che brilla è un po' le maschere, un po' la falsità, anche ciò che non ti aspetti. Cosa c'è dietro a ciò che non ti aspetti rispetto a delle circostanze dove c'è un po' di diffidenza, no? Rispetto a qualcuno, un po' di diffidenza. Magari hai dei pregiudizi su questa persona, su qualcuno, un po' di diffidenza. Tu non ti aspetti proprio questa cosa che ti ho detto oggi in tutta la lettura. Co-creare la migliore carta del mazzo. Ciò vuol dire creare insieme all'altro, la voglia dell'altro di creare, di una base, mi spiego, a partire da una consapevolezza raggiunta, ricordiamo l'asso di spade, va bene? Non c'è ancora un 10 di denari, 3 di denari, no. Qua vedo una co-creazione a partire da una consapevolezza raggiunta. E poi dico respira, non tutto arriva subito, no? Ovviamente se pianti il semino oggi non cresce fra 5 minuti, ok. Anche se la tua mente vorrebbe che crescesse in 5 minuti, io lo so, è chiaro, tutte, no? Quindi, ragazze mie, ragazzi, godetevi questo momento, datevi alle vostre emozioni e liberate il potere creativo che è in voi, ok? Detto questo, concludo qua, ti abbraccio forte forte forte, ti bacio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.